Ben ritrovati cari amici in questo nuovo episodio che ci permetterà di raggiungere il cuore della Danimarca. Mettetevi comodi e preparatevi per percorrere con noi queste magnifiche strade danesi. Episodio 6. Danimarca, quanta bellezza! Ed eccoci qui nel luogo in cui abbiamo terminato l'episodio precedente, la frontiera con la Danimarca. Salutiamo la Germania alle nostre spalle e ci inoltriamo in questo nuovo paese, il primo paese della Scandinavia. Siamo veramente molto felici di questo superamento di confine. La Scandinavia è una delle regioni più affascinanti d'Europa, formata da Norvegia, Svezia e Danimarca, con una popolazione complessiva di circa 22 milioni di abitanti e una terra dove la natura domina. La Norvegia conta oltre 1100 fiordi, ma di questo ne avremo da parlare più avanti. La Svezia è ricoperta per oltre il 69% del territorio da foreste, mentre la Danimarca, pur più pianeggiante, vanta più di 7300 km di costa. Diamo un'occhiata sul nostro mappamondo dove ci troviamo. In blu vedete il percorso che abbiamo tracciato oggi. Ed ecco Flensburg, il paese che abbiamo attraversato alla fine dello scorso episodio. La sottile linea gialla è il confine che abbiamo attraversato che divide la Germania dalla Danimarca. Il bellissimo arcipelago della Danimarca è suddiviso in 3 regioni: Jutland, che è la parte continentale del paese, Funen, che è il giardino della Danimarca, e Zeeland, che è la parte più popolosa del paese, dove si trova per l'appunto Copenaghen. Ci rendiamo conto ben presto che la Danimarca ci offrirà bellissimi paesaggi. Stiamo raggiungendo la città di Obenro, che si scrive così. È una piccola città portuale della Danimarca, affacciata su un fiordo del Mar Baltico. Il suo nome significa fiume aperto o acqua aperta e racconta subito quanto il mare sia sempre stato importante per la vita della città. Le origini di questo paese risalgono al Medioevo, quando il porto divenne un punto strategico per gli scambi nel Mar Baltico. Dal XVII secolo la città conobbe il suo periodo d'oro. I cantieri navali locali costruivano navi mercantili che salpavano verso il Mediterraneo, l'America e l'Asia, rendendo Obenro una delle città danesi con il maggior numero di velieri in rapporto alla popolazione. Impressioni della Danimarca? Allora guarda, arrivati fantastico, l'autostrada bellissima, poi non capisco la mazza, vedi quel che dico. Io e mio padre siamo molto felici di aver raggiunto il Mar Baltico. Questo è il nostro 4º giorno di viaggio. Per chi non avesse visto i video precedenti, consiglio di andare sul mio canale a cercarli. Siamo partiti dal sud della Svizzera e quindi abbiamo percorso l'intera Svizzera e poi la Germania. Mio padre guida la mitica Royal Enfield Meteor 350 di colore Aurora Green e io guido invece la mia Triumph Street Scrambler 900. Ed ecco che decidiamo di fermarci in questo magnifico luogo tranquillo. Quando vuoi. In alto di fronte a noi sventola la bandiera della Danimarca. È considerata la bandiera più antica nazionale ancora in uso
È composta da un fondo rosso con una croce bianca spostata verso sinistra, simbolo della tradizione cristiana. Secondo una leggenda, la bandiera cadde dal cielo nel 1219 durante una battaglia, diventando un segno di protezione e identità per il popolo danese. Il design della bandiera danese ha dato origine alle bandiere scandinave, tutte caratterizzate dalla croce scandinava, presente anche nelle bandiere di Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda. Queste bandiere sono simili perché i paesi scandinavi condividono una lunga storia comune, valori culturali affini e una tradizione religiosa simile. La somiglianza visiva rappresenta quindi un segno di appartenenza e identità regionale, pur mantenendo colori diversi per distinguere ogni nazione. Se l'episodio vi sta piacendo, vi chiedo di mettere un mi piace al video e di iscrivervi al mio canale, in modo che potrete accompagnarci anche nei prossimi giorni verso nord. Grazie mille e continuiamo con il nostro viaggio. Queste dirette potrebbero sembrare noiose da percorrere, invece a noi piacciono molto. Il paesaggio continua a mutare tra campi, boschi e piccoli villaggi. Il traffico per molti chilometri è pressoché assente. Capita di passare minuti senza incontrare altri viaggiatori. Ed ecco che ogni tanto alcune occhiate di sole ci raggiungono. Il nome Danimarca deriva dal termine danese Danmark, che significa terra dei danesi. I danesi erano un antico popolo germanico che abitava queste regioni fin dall'antichità. La parola Mark indicava un territorio o una zona di confine, spesso da difendere e organizzare. Il nome riflette quindi il forte legame tra il popolo danese e la propria terra. Sulla sinistra di questa ampia curva potrete vedere una casa tipica danese. Infatti in Danimarca esiste una lunga tradizione di case con tetti naturali, realizzati in paglia o in alghe marine. Il tetto in paglia, costruito con canne o grano essiccato, offre un eccellente isolamento termico, mantiene il calore durante l'inverno e protegge dal caldo estivo. Inoltre, se ben mantenuto, può durare anche molti decenni. Per questo motivo era molto diffuso nelle campagne danesi, dove la paglia era abbondante. Nelle regioni più vicine al mare, come lungo le coste dello Jutland, dove ci troviamo noi, e su alcune isole venivano utilizzate invece le alghe marine, essiccate, in particolare la specie Zostera. Le alghe pressate e sovrapposte creavano tetti sorprendentemente resistenti, ignifughi e molto isolati, ideali per affrontare il clima umido e ventoso.
Carissimi amici, è un grande piacere riprendere la parola con voi. Sto seguendo il Martino che ci sta portando verso l'orizzonte. Io sono sulla mia comodissima Meteor, viaggio felice e contento. Come potete vedere dal cielo, stiamo andando verso l'imbrunire e arriveremo in una locanda eccezionale, qualcosa di molto bello, veramente. Eccoci arrivati, abbiamo percorso quasi 1400 km in totale e 270 km oggi, forse un po' meno del solito, ma fantastico e bellissimo comunque. Ecco la locanda dove dormiremo questa notte. Il suo nome è Crib-y-Licro. Fu fondata nel 1610 nella zona di Tolov, nel Jutland meridionale. Il nome significa mettiti al riparo. Secondo la leggenda tradizionale, nel 1737 il re Cristiano VI di Danimarca stava passando vicino all'allora Schaolme Kro durante un temporale. Vedendo un gruppo di persone bagnate, esclamò "Krib, ili!", cioè entrate e riparatevi nella locanda. Da quel momento in poi la locanda cambiò nome in Crib-y-Licro ed ottenne un privilegio reale grazie alla visita del sovrano. Ci organizziamo qua, Aspetta che vado. È come di qua se passa là. Guarda che bello, no? Così tutte russe in faccia. Guarda. Devo piccare su per la cosa lì. Benissimo, questo qua la stolgo un po'. Ecco, fatto. Bravo Martino, grazie. Dopo aver sistemato la stanza e recuperato le calorie perse, seguiamo le istruzioni di come bisogna lavarsi prima di entrare in piscina. Ed ecco che, dopo una bella nuotata nella piscina dell'albergo, ci fermiamo un attimo nel corridoio, dove è esposta questa cartina. Noi ci troviamo dove si trova la mitica Royal Enfield. E ci viene l'idea che al ritorno, qualora avessimo ancora tempo, un bel giro nella penisola Finn sarebbe da programmare. Io e mio padre vi ringraziamo molto per la visualizzazione e vi attendiamo nel prossimo episodio. A presto amici!